Scegliere l'università è uno dei passaggi più importanti, una delle scelte che probabilmente influenzerà maggiormente il vostro futuro, sia quando parliamo di scegliere cosa studiare che di quando parliamo di scegliere dove studiarlo. Come sapete, a me piace molto l'idea di confrontarsi con l'estero, quindi il più possibile cerco di spingere i giovani a studiare, avere un'esperienza all'estero. Per cui oggi voglio presentarvi un sito che ritengo molto utile, mi è stato segnalato da degli amici studenti universitari stranieri e vi faccio vedere quelle che secondo me sono delle caratteristiche abbastanza interessanti. Se siete studenti universitari o state per iniziare l'università, vi consiglio di fare il test di autovalutazione che ho preparato per studenti perché ci sono un po' di consigli su come ottimizzare il periodo di studi. Vi ricordo, io ripeto sempre che quando siete all'università il mindset deve essere già quello professionale, quindi non siete studenti che si stanno laureando, ma siete professionisti che si stanno formando. Questo farà la differenza nel lungo termine, vi assicuro. Io sono andato all'università negli anni 90, quindi eoni fa, ho una laurea in ingegneria elettrotecnica presa al Politecnico di Bari. Adesso si chiama in ingegneria elettrica, pensate quanto tempo fa. Io ho avuto una scelta più o meno obbligata perché la mia famiglia ha detto abbiamo un'università a 4 isolati di distanza per cui non esiste che investiamo per farti andare a studiare le stesse cose da un'altra parte, per cui anche l'opzione Politecnico di Milano o Torino che magari sono più prestigiosi per la parte ingegneristica non era plausibile. Però per chi deve scegliere partendo da zero o magari in ogni caso si deve trasferire perché magari vive in un posto dove non c'è l'università, a questo punto io consiglio sempre di fare delle valutazioni a tutto tondo, nel senso che una volta che devo essere fuori sede, esserlo a Bologna, a Milano o in Olanda, controllate perché potrebbe non essere una grandissima differenza a livello di costi, ma potrebbe rappresentare una grandissima differenza a livello di risultato finale e di esperienza di vita. Questo viene come spunto da una discussione che ho fatto con Giuseppe, un ragazzo che mi segue e mi sta anche aiutando molto per il montaggio di alcuni video, e si parlava proprio del discorso della scelta dell'università e del valutare le varie opzioni di trasferimento. Ecco, oggi voglio parlarvi di un sito che mi era stato segnalato alcuni anni fa dalla figlia di una collega che ha iniziato a studiare ingegneria in Olanda, lei viveva in Svizzera, e l'ho trovato un sito molto interessante. Il sito in questione è questo, Study Portals Bachelors. Allora, ho dato un'occhiata veloce e per quanto ho capito fondamentalmente è la raccolta di tantissimi input di studenti che danno informazioni sulle università, quindi non è completissimo. Ho fatto dei test per alcuni corsi in Italia e ho visto che non erano presenti tutte quante le università, però sicuramente un ottimo punto di partenza per fare una scrematura, soprattutto a livello internazionale. Quando vi registrate, qui ci sono tutte le indicazioni, per esempio, per i settori di studio. Ora, facciamo un esempio. Cosa vuoi studiare? Mettiamo ovviamente Electrical Engineering e mettiamo che volete studiare in Europa. Allora, qua per esempio supponiamo che vogliamo studiare da settembre 2023. Ora, ripeto, sicuramente poi ha bisogno di una validazione, però io lo trovo un tool estremamente interessante perché potete ordinare tutti i bachelor che sono usciti nel settore anche per varie caratteristiche. Guardate, location l'abbiamo selezionato, tuition fee, ci sono da quelle gratuite a quelle ovviamente a costi altissimi, il formato full time, part time e on campus, online oppure un mix. Cioè sono tutte informazioni che vi aiutano per fare una prima scrematura. Per esempio, se io dovessi scegliere un online learning perché per X motivi so che il mio campo si stringe, per esempio, in questo caso a queste università e se le metto in ordine di lowest tuition fee, vediamo che posso iniziare dall'Università di Wien, Dublino e via dicendo. Ora togliamo questo filtro. Perché lo ritengo una cosa molto interessante? Perché è un ottimo punto di partenza per qualsiasi tipo di analisi. Per esempio, mettiamo il caso io voglia studiare in Olanda.
Allora, c'è questa Hans University of Applied Science, la tuition è di 1100 euro per anno, ripeto, dovete sempre ricontrollare tutti quanti i dati perché questo chiaramente ha una serie di input che vengono dati dagli studenti, quindi credo che sia un po' costruito come Wikipedia, però la parte interessante è che vedete ci sono tante informazioni sulla durata, quando inizia, quali sono i requirement, quindi poi probabilmente ci sono sponsor o qualcosa per le varie certificazioni, overview del programma, fees and funding. Vedete, per esempio, qua c'è una cosa interessantissima. Questa università è a Groningen e c'è cost of living lì. In questo caso, questo include, ti danno le informazioni su come loro calcolano queste cose. Ora, partiamo con l'assumption che sia tutto corretto. Nel momento in cui io dovessi decidere di studiare ingegneria e devo andare a Bologna e a Bologna tra una stanza e tutto se ne vanno 700-800 euro al mese, ho l'informazione che probabilmente con cifre simili posso smazzarmela a Groningen. Cioè immaginate che ventaglio di opzioni che vi apre una prima analisi su un sito di questo genere. Poi ovviamente scholarship, quindi borse di studio e via dicendo. Tra l'altro ci sono anche le informazioni, sempre ripeto da verificare, dove vi danno indicazioni, questo sa che io mi sono registrato dall'Italia, per cui ti dice se per quella nazione è necessario o meno fare domanda per permessi di studio, soggiorno o via dicendo. Io questo lo trovo un tool estremamente potente perché ovviamente vi permette di avere tutte delle informazioni che magari non consideravate inizialmente raggruppate in un unico posto. Guardate qui, magari se volessi invece torniamo al discorso Europe, sempre per Electrical Engineering, giusto per motivi affettivi personali, però guardate come Finlandia gratuito, Germania gratuito, Danimarca e via dicendo, no? Poi ovviamente indirizzi anche Metatronics, interessantissimo, cioè trovate tantissime informazioni, poi credo che ci sia anche una logica di network e via dicendo. Quindi qua c'è l'Explore, ora questo Decide, non so, Best Fit, Student Review. Immaginate quanto può essere di aiuto in una fase di scelta e valutazione un tool del genere. Anche, per esempio, se non ho proprio idea esattamente di cosa potrei fare, allora posso andare per macro aree, per esempio Environmental Studies and Earth Science, ti spiega di che parliamo e ti dà l'idea di tutti quanti i bachelor che sono in questo settore e vedete che invece di avere la visione ristretta di quelle che sono le università nella mia regione o nella mia nazione, posso vedere tutte le altre nazioni come chiamano questi titoli di studio. Ok? Quindi il sito è bachelorsportal.com, vi registrate e avete un database veramente utile di informazioni. Ripeto, è creato con il contributo degli studenti, per cui non date niente per scontato, questo usatelo per una prima scrematura, poi approfondite, verificate, andate sul sito delle università, fate il confronto per esempio sul costo della vita nelle varie città e comunque avete una serie di informazioni utilissime su cui partire. Ovviamente quando si parla di costo della vita nelle varie città e confronto, il sito di riferimento, se non doveste conoscerlo, è Numbeo. Questo di nuovo è un database dove tutti danno il contributo e dà indicazioni di massima sul costo della vita per le varie categorie, un confronto del potere d'acquisto città per città. Nel nostro caso specifico abbiamo visto prima Groningen in Olanda, confrontiamolo con Bologna, vediamo cosa ci dice, quindi il sito è numbeo.com, dove vivi a Bologna, cosa vuoi confrontare Groningen, e qui potete avere idea di quali sono le cose più costose da una parte o più costose dall'altra. Per esempio, se andiamo nella parte tipicamente più interessante qui, vedete che addirittura su alcune cose Groningen sembra essere più economica per la parte affitti. Ora, tutto da verificare, tutto quanto da analizzare, però chiaramente avete un bel po' di informazioni. Uno dei punti fondamentali per qualunque scelta nella vita, che sia l'università, che sia l'accettare un lavoro, spostarsi, trasferirsi, è raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. Una volta che avete la maggior parte dei dati a vostra disposizione, allora potete fare una
scelta o un decision making basato su fatti e non su sensazioni. Appunto, non vado all'estero perché è più costoso. Chi l'ha detto? Siete sicuri? Avete confrontato? Magari ci sono città all'estero, come in questo caso, che hanno gli stessi prezzi, se non addirittura minori per certe categorie. Spero questo sito sia utile, fatemi sapere nei commenti se avete delle esperienze simili o se ci sono degli altri siti che volete consigliare e come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a seguire per i prossimi contenuti. Grazie e ci vediamo al prossimo video.